Sapete, era da tanto, forse troppo tempo che sentivo il bisogno di sedermi qui e parlarvi di V per Vendetta. È una di quelle storie che ti si attaccano addosso e che col passare degli anni non smettono di farti riflettere. Mi sono chiesto spesso perché V ci piaccia così tanto. Credo sia perché in fondo incarna quel grido di libertà che tutti, almeno una volta, abbiamo soffocato. Ci affascina perché è il ribelle che vorremmo avere il coraggio di essere, uno che risponde alla brutalità del mondo con l'eleganza di un verso di Shakespeare e la forza di un ideale. In questo video però non voglio fare una recensione, perché quello che mi preme davvero è condividere con voi alcune riflessioni su ciò che rende questa storia eterna. Parleremo della maschera come simbolo universale per poi arrivare al cuore di tutto, ovvero quel trio di anime che ha cambiato ogni cosa. Sto parlando di V, Ivy e di Valerie, che ci metteranno davanti a una domanda che nessuna rivoluzione può evitare. Cosa sei disposto a perdere per essere libero? Mettetevi comodi, iniziamo. L'opera è ambientata in un'Inghilterra alternativa che dopo una guerra mondiale ha sacrificato la libertà in nome dell'ordine, finendo sotto il controllo di un regime fascista e totalitario. È uno Stato che governa attraverso la paura, la propaganda e una repressione sistematica di tutto ciò che viene percepito come diverso o pericoloso. In questo contesto nasce V, un rivoluzionario anarchico che non si limita a opporsi al regime, ma mette in atto una strategia complessa e profondamente simbolica per smantellarlo dall'interno. La sua lotta non è solo politica, ma è anche personale. Il regime infatti ha imprigionato e quasi annientato minoranze, dissidenti e omosessuali nei campi di concentramento e Vi stesso è l'unico sopravvissuto di quell'orrore. Mentre porta avanti la sua vendetta contro i carcerieri e colpisce simboli del potere statale, Vi diventa anche una figura di ispirazione. È così che entra in scena Ivy Hammond, una giovane intrappolata nello stesso sistema oppressivo che, attraverso un percorso brutale e trasformativo, verrà guidata da V a spezzare le proprie catene, fino a divenire l'erede del suo messaggio di libertà. V per Vendetta è un'opera che ci porta ad indagare dentro noi stessi e porta ad interrogarci sul significato di libertà, giustizia e sul prezzo morale della resistenza. La maschera è senz'altro un elemento fondamentale dell'opera, il simbolo estetico principale del film. David Lloyd non disegnò la maschera in modo casuale, la studiò minuziosamente. Il sorriso allargato, le guance rosse, i baffi ricurvi verso l'alto, la barbetta affilata sono elementi che creano un volto che è amichevole e teatrale, ma allo stesso tempo inquietante e minaccioso. È il volto di una marionetta vivente, mossa da un'idea, l'idea di rivoluzione. Secondo lo psicologo Carl Gustav Jung, la persona rappresenta la maschera che indossiamo nella vita sociale e contribuisce alla costruzione della nostra identità pubblica, cioè al modo in cui ci presentiamo agli altri e vogliamo essere percepiti. Jung sottolinea però l'importanza di non identificarci completamente con questa maschera per evitare di perdere il contatto con la nostra vera identità, ed è proprio qui che vi rompe ogni schema, portando il concetto di Jung all'estremo. Se per noi la maschera è un filtro, per il protagonista diventa un'esigenza assoluta. Lui indossa una maschera sia fisica che psicologica, che però non si limita a nascondere o modificare la sua identità precedente, la cancella del tutto. V è stato torturato, usato come cavia e disumanizzato. Quando riesce a fuggire dal campo di concentramento di Larkill, l'opera mette in scena una vera e propria resurrezione. La sequenza di V tra le fiamme non è una semplice evasione, ma un rito di rinascita. Il paziente della cella numero 5 non esiste più. Da quel momento V emerge come figura nuova, risorta dal fuoco come una fenice. La maschera che indossa non è allora un travestimento aggiunto sopra un volto che esiste ancora. La maschera è ciò che rimane, il volto autentico di chi non ha più nient'altro che un'idea e una missione da compiere. È significativo inoltre che il termine persona in latino indichi anche la maschera teatrale. Nell'antichità queste maschere servivano a rappresentare personaggi o stati d'animo, rendendo le performance più comprensibili e coinvolgenti per il pubblico. Allo stesso modo, la maschera di V amplifica il messaggio, sottraendola all'appartenenza di un unico individuo. Se ci pensiamo bene, la maschera possiede una potenza politica e simbolica enorme, perché consente di esporsi pubblicamente senza essere identificati e, soprattutto, permette a chiunque di riconoscersi in essa. Non importa quale volto si nasconde sotto, né il genere, la condizione sociale o l'aspetto fisico di chi la indossa. Ciò che conta è l'idea che viene portata e ascoltata, libera da pregiudizi personali. La maschera è universale proprio perché è vuota, e da questo vuoto nasce una possibilità potenzialmente illimitata. Una frase particolarmente significativa che ci fa capire questo concetto compare nel finale dell'opera ed è pronunciata da Ivy Hammond, quando dice: "Se tolgo quella maschera, qualcosa svanirà per sempre, perché chiunque tu sia non è grande quanto l'idea di ciò che sei". Con queste parole, Ivy capisce che la maschera non serve a nascondere una persona, ma a proteggere un'idea. Togliere la maschera significherebbe riportare tutto a un individuo, mentre ciò che la maschera rappresenta è più grande e può appartenere a chiunque. L'identità personale diventa secondaria rispetto al messaggio che viene portato avanti. Non conta chi sia la persona sotto la maschera, ma ciò che quella maschera rappresenta. In questo senso, la maschera permette all'idea di continuare a esistere anche senza un volto preciso. La maschera di Guy Fawkes affonda le proprie radici in un episodio storico ben definito, la congiura delle polveri del 1605 e il tentativo di far esplodere il Parlamento inglese. Guy Fawkes fu uno dei cospiratori cattolici coinvolti nel piano, il cui obiettivo era assassinare il re protestante Giacomo I. Non si trattava di una rivendicazione di libertà in senso universale, ma di un progetto di sovvertimento del potere a favore di una diversa egemonia religiosa. Il complotto fallì e Fawkes venne arrestato e giustiziato. Da allora, nel Regno Unito, il 5 novembre viene commemorato come il giorno del fallimento della congiura,
tradizionalmente celebrato con falò e la distruzione simbolica della sua effigie. V per Vendetta compie però un'operazione di totale rovesciamento simbolico. Un volto che per secoli è stato usato dal potere come monito contro la ribellione diventa il volto stesso della ribellione. Il simbolo, anziché chiudere la possibilità della rivolta, la riapre. Ciò che doveva incutere timore viene trasformato in uno strumento di opposizione e identificazione collettiva. Ma in quest'opera non c'è solo V e non c'è solo la vendetta. Accanto al protagonista emergono altri personaggi fondamentali che in modi diversi subiscono una violenza simile alla sua e contribuiscono in modo decisivo al significato dell'opera. Tra questi, due figure meritano particolarmente attenzione, Valerie ed Ivy Hammond. Partiamo da Valerie. È un personaggio di una forza straordinaria, la sua storia da sola basterebbe a giustificare il valore dell'opera, sia nella versione a fumetti sia in quella cinematografica. Pur comparendo solo in una parte limitata del racconto, svolge un ruolo centrale perché rappresenta la scintilla che dà forma a ciò che V diventerà. Valerie viene internata nel campo di Larkill per un'unica colpa, essere lesbica. In un luogo pensato per annientare le persone, mentre il suo corpo viene consumato dalla tortura e dalla privazione, Valerie compie un gesto di resistenza silenziosa ma potentissimo. Scrive la propria autobiografia su frammenti di carta igienica, come se anche l'ultimo supporto fragile e degradato che ha a disposizione rispecchiasse la condizione in cui è stata ridotta. In quei fogli Valerie racconta l'intera parabola della propria vita, l'infanzia, la scoperta dell'amore, il rifiuto della famiglia, gli anni di felicità vissuti accanto alla compagna Ruth, fino all'arresto e alla distruzione della sua esistenza. Nella lettera scrive: "Morirò qui. Ogni centimetro di me morirà, tranne uno. Un centimetro. È piccolo e fragile, ma è l'unica cosa al mondo che valga la pena avere. Non dobbiamo mai perderlo, venderlo o darlo via." In quel centimetro era chiuso un vero e proprio inno alla vita, il rifiuto di cedere, di svendersi, di accettare l'idea di essere sbagliati. Scrivere quella lettera su un frammento di carta igienica, un materiale fragile e apparentemente privo di valore, diventa un gesto di affermazione personale e proprio per questo un atto profondamente rivoluzionario. In quel pezzo di carta si concentra il coraggio di esistere e di dichiararsi, in contrapposizione ad uno Stato che considera Valerie un rifiuto, qualcosa da cancellare e gettare via. Attraverso la scrittura, Valerie riesce a preservare ciò che il regime tenta di annientare, la memoria di sé e la dignità di una vita vissuta con sincerità. La sua storia non è soltanto la testimonianza del dolore subito, ma una forma di resistenza. Anche privata di tutto, Valerie sceglie di affermare chi è stata, trasformando le parole nell'ultimo spazio di libertà possibile. L'aspetto forse più potente della sua lettera è però un altro. Nonostante tutto ciò che ha vissuto, Valerie non scrive un messaggio di odio, né una semplice lettera d'amore personale. È consapevole che probabilmente nessuno leggerà mai quelle parole, eppure sceglie di rivolgersi all'umanità intera, offrendo un messaggio d'amore incondizionato a chiunque, un giorno, possa trovarle. Se Valerie rappresenta la resistenza silenziosa, Ivy è il personaggio attraverso cui l'opera mostra il percorso della trasformazione. All'inizio della storia, sia del fumetto che del film, Ivy è fragile e impaurita, vive adattandosi, cercando di sopravvivere. Il suo incontro con V rompe questo equilibrio precario. Attraverso un percorso doloroso e traumatico, Ivy viene progressivamente privata di tutto ciò a cui si aggrappava. Protezione, identità, paura stessa. Come Valerie all'Arkill, anche Ivy si ritrovava in una condizione estrema, in cui le viene tolto ogni appiglio esterno. È proprio in questo momento che Ivy scopre il proprio centimetro. Leggendo la lettera di Valerie, comprende che la libertà non coincide con la sopravvivenza a ogni costo, ma con la possibilità di scegliere chi essere, anche quando tutto il resto viene portato via. La scena delle rose anticipa visivamente il tema del creatore e del distruttore. V vede nella rosa qualcosa da cogliere, un gesto che interrompe il ciclo naturale ma produce un effetto immediato. Ivy, invece, sceglie di lasciarla crescere, affidandosi al tempo e alla possibilità di un cambiamento graduale. Due facce indossa l'anarchia, il creatore e il distruttore. I distruttori fanno cadere imperi e fanno delle macerie un canovaccio perché i creatori possano costruire un miglior mondo. Questo dialogo richiama direttamente la visione espressa da V attraverso la metafora di due facce, la distruzione come passaggio necessario per aprire uno spazio nuovo. Tuttavia Ivy introduce un'altra prospettiva. Se V incarna la fase della rottura, Ivy suggerisce che la vera trasformazione non può fermarsi alle macerie, ma deve tradursi in qualcosa che continua a vivere. In questo senso Ivy non nega il ruolo di V, ma lo supera. La distruzione può essere inevitabile in un sistema corrotto, ma non è sufficiente. Come la rosa, ciò che nasce dopo ha bisogno di tempo, cura e responsabilità. È in questo passaggio che l'opera sposta lo sguardo dal gesto rivoluzionario al futuro che quel gesto rende possibile. Indossando la maschera, Ivy non ripete V, né ne eredita la violenza, ma ne porta avanti il significato. La maschera adesso non serve più a distruggere, ma a testimoniare che l'idea può sopravvivere anche senza le esplosioni che l'hanno fatta nascere. E adesso arriviamo alla domanda più scomoda di tutte. La domanda che pone in dubbio le nostre stesse certezze morali. Perché, dopo aver visto tutto quello che fa, dopo aver assistito ai suoi crimini, V continua a piacerci?
Vi è un terrorista, uccide a sangue freddo, fa saltare palazzi, manipola Ivi, usa la violenza come strumento politico, eppure alla fine, quando muore, una parte di noi è sinceramente addolorata. Quando Ivi lo mette sul treno, non pensiamo finalmente se ne va un criminale, pensiamo è giusto, ma mi mancherà. Perché? Semplicemente perché incarna tutto quello che il regime non ha. Il regime è freddo, piatto, privo di immaginazione, è fatto di uomini grigi, schermi televisivi, ordini urlati, discorsi vuoti. Vi è l'opposto. È colto, è teatrale, ama la musica, l'arte, la letteratura, cucina, scherza, danza, recita. È violento, sì, ma è anche vivo in un mondo morto. Tutto ciò che rende l'essere umano interessante, ironia, creatività, gusto, memoria culturale, in quella storia è concentrato in lui, non nel potere. Questo da solo lo rende istintivamente attraente. Sentiamo che, se muore lui, muore anche tutto quel mondo di significati che il regime ha provato a bruciare, perché è spietato, ma non banale. La vendetta di V non è uno sfogo cieco, non ammazza chiunque gli capiti davanti, non gode del dolore in sé, colpisce persone precise, legate a crimini precisi. Ogni esecuzione è un processo teatrale, quasi un rituale. Chi muore viene costretto a ricordare cosa ha fatto, a guardare in faccia la propria responsabilità. Questo non lo assolve moralmente, ma lo distingue da un semplice assassino. V non è matto che vuole vedere il mondo bruciare, vuole vedere bruciare quel mondo costruito su campi di concentramento, torture, menzogne di Stato. Questa coerenza interna, per quanto disturbante, crea un senso di rispetto. Non è un mostro a caso, è qualcuno che vive e muore seguendo una logica che non nasconde mai. Perché parla la lingua che vorremmo avere il coraggio di usare. C'è un altro motivo per cui ci colpisce nonostante la violenza, il suo modo di parlare. Quando V denuncia il regime, non urla slogan vuoti, usa parole, metafore, citazioni che danno forma a quello che anche noi sentiamo confusamente ma non sapremo dire. Dove il potere usa frasi spente, ordine, sicurezza, stabilità, V usa immagini, racconti, simboli. È come se riuscisse a mettere in poesia il disagio che in tanti provano verso l'autorità, ma che non trova mai le parole giuste per emergere. Il pubblico, anche se non approva i mezzi, rimane affascinato dal fatto che qualcuno finalmente dica le cose come stanno, che chiami il fascismo col suo nome, che smascheri la paura, la propaganda, l'ipocrisia. Non ci innamoriamo dei suoi omicidi, ci innamoriamo del fatto che non ha paura di dire a voce alta quello che tutti intorno a lui fingono di non vedere. Perché si sacrifica, non si salva. Molti villain carismatici crollano nel finale, quando provano a godersi il potere che hanno conquistato. V no. V non vuole regnare sulle macerie, non vuole un trono, non chiede di essere leader del nuovo mondo. Il suo piano finisce con la sua morte, punto. Questo cambia tutto nel modo in cui percepiamo la sua vendetta. Se volesse solo prendere il posto del tiranno, lo odieremmo. Ma il fatto che rinunci a qualsiasi futuro per sé rende credibile che la sua lotta sia davvero per qualcosa di più grande. Non diventa il nuovo dittatore, diventa martire di un'idea. E qui il pubblico, anche quello più scettico, fa un passo indietro e pensa: ok, quello che ha fatto è orribile, ma almeno non l'ha fatto per ego, non l'ha fatto per comandare. Perché, in fondo, è quello che non osiamo essere. Forse il motivo più scomodo è questo. V ci piace perché incarna il coraggio che non abbiamo. Noi viviamo nella zona grigia, ci lamentiamo di come va il mondo, ma raramente rischiamo davvero qualcosa. Preferiamo sopravvivere, adattarci, abbassare la testa quanto basta per non avere problemi. V è l'opposto, è qualcuno che ha deciso che vivere in ginocchio non gli interessa, meglio morire in piedi e in modo teatrale per giunta. Questo non significa che dovremmo imitarlo, ma spiega perché ci colpisce così forte nonostante la vendetta, perché dà forma a una fantasia molto umana, l'idea che, un giorno, potremo smettere di avere paura, che potremmo dire no senza tornare indietro, che potremmo mettere il nostro ultimo centimetro davanti a tutto il resto, anche alla nostra vita. V continua a esercitare questo fascino magnetico, proprio perché è una contraddizione vivente, un'anima mostruosa e nobile, spietata e cavalleresca, devastante eppure profondamente umana. Non dobbiamo commettere l'errore di considerarlo un modello da seguire. V è piuttosto uno specchio deformante. La sua figura ci costringe a guardare oltre la violenza del potere, svelando le nostre fragilità, la fatica di compiere scelte radicali e quella sottile tendenza di adattarci a sistemi ingiusti pur di restare al sicuro. È per questo che, anche dopo l'ultima esplosione, la sua maschera continua a parlarci, perché non si limita a denunciare l'oppressione, ma porta alla luce la nostra lotta interiore e soprattutto la nostra paura di rischiare davvero per ciò in cui crediamo.